Benvenuti a questo video relativo alla programmazione del PLC Siemens S7 della serie 1200. Oggi con questo video potremo vedere cos'è la programmazione lineare e cos'è la programmazione strutturata, la differenza tra le due, quali sono i blocchi che possiamo utilizzare nella programmazione strutturata e in particolar modo parleremo del blocco FC Function. Faremo dei semplici esempi per vedere in che modo possiamo usare questo tipo di blocco, ma prima di vedere la programmazione vorrei spendere alcuni minuti per la parte che riguarda, di conoscenza teorica, formativa, conoscenza generale, con alcune slide, dopodiché ritorneremo di nuovo al porta. Se qualcuno conosce già le informazioni, ovviamente può spostare il video in avanti e passare direttamente alla programmazione. Andiamo adesso a vedere alcune informazioni interessanti. Ecco la nostra prima slide dove illustro cos'è una programmazione lineare e la programmazione strutturata. No, in questo caso è la slide della programmazione lineare. La programmazione lineare, le istruzioni vengono salvate in un unico blocco. Generalmente è l'OB1, che è il ciclo di avvio principale che il PLC, quando è stato run, va a cercare, quindi OB1. Vengono salvate in un blocco ed elaborate nello stesso ordine in cui sono state memorizzate nella memoria del programma. Raggiunta alla fine del programma, cioè dopo che ha letto e eseguito tutte le varie istruzioni, alla fine del blocco, il programma ritorna a eseguire di nuovo tutte le istruzioni, quindi è una elaborazione ciclica. Il tempo che impiega per elaborare una alla volta tutte le istruzioni è definito come tempo di ciclo. L'elaborazione lineare del programma viene impiegata per che cosa? Per lo più per controlli semplici, non troppo complessi, perché è realizzata in un unico OB. Vediamo adesso cos'è la programmazione strutturata. La programmazione strutturata, quindi, se quella era per programmi semplici, è per compiti di automazione più complessi. Cosa si fa? Si divide il programma in più blocchi, in programmi più piccoli, comprensibili e ordinati per le varie utilità, per le varie parti del programma. Qual è il vantaggio? È quello di poter testare i singoli blocchi e poi riunirli in un'unica funzione complessiva. I blocchi di programma devono essere richiamati da un blocco di livello superiore. Quando viene riconosciuta la fine del blocco con il BE, end block, il programma continua ad essere elaborato nel blocco richiamante. Ecco, tutto questo è molto più semplice guardando l'immagine. Questo è il nostro OB1. L'OB1 è il blocco chiamante e questi sono i blocchi FB. Arriva l'istruzione, quando c'è il segmento che chiama l'FB1 viene completamente eseguito, fine del blocco e riparte sul segmento 2. A sua volta, se l'FB1 collega al suo interno un FC2, l'OB1 chiama l'FB1, l'FB1 chiama l'FC, lo legge, lo esegue, fine delle istruzioni, continua la programmazione dell'FB e con la fine del blocco ritorna all'OB1. Ci sono anche i blocchi di programma, i blocchi di B, diagram block, dove sono uno scambio di informazioni, l'FB va a cercare nel suo DB le informazioni, va a scrivere e a leggere nel DB. Abbiamo anche l'FC1, quindi a questo punto del programma l'OB, in base al segmento che lo richiama, legge le istruzioni, fine del blocco. Quindi così abbiamo una programmazione strutturata dove ovviamente l'FB1 per essere richiamato dall'OB1 deve essere trasportato nell'OB1. L'FC2 deve essere trascinato all'interno del blocco FB1 e anche l'FC1 trascinato all'interno del blocco OB1. L'FB vedete che può contenere un FC, l'OB può contenere un FB, un FC, insomma, possono continuare ad essere richiamati uno dentro l'altro. Cosa sono i blocchi di funzione FC?
Sono dei blocchi semplici, sono blocchi di codice senza memoria. In pratica sono degli smemorati, inizio e principio di Alzheimer. Le funzioni non sono previste di memoria dati in cui salvare i parametri dei blocchi e non sono associati a nessun blocco di istanza DB, come invece lo sono gli FB, di cui parlerò in un'altra occasione. Per questo motivo, quando una funzione viene richiamata, tutti i parametri di interfaccia, adesso vedremo nella programmazione cosa sono questi parametri di interfaccia, devono essere collegati. Per il salvataggio permanente dei dati, quindi, è necessario creare dei blocchi che possono contenere le informazioni, in genere dei dati globali, un DB. Una funzione contiene un programma che viene sempre eseguito quando la funzione viene richiamata da un altro blocco di codice, come abbiamo visto. L'OB richiama l'FB e quindi quel programma, quel blocco FB viene eseguito. Se non viene portata all'interno dell'OB, non viene eseguito. Una funzione può essere richiamata anche più volte, in diversi punti dall'interno del programma. Questa è una cosa molto interessante. Questa possibilità semplifica la programmazione di funzioni complesse che ricorrono spesso. In una funzione FC si possono richiamare ulteriori FB o anche FC. Cosa fa una funzione FC? Cosa può fare? Può ricevere dei parametri, cioè delle informazioni, dal blocco chiamante. Può restituire dei risultati al chiamante, può accedere alle variabili globali se è stato creato del DB o delle memorie Merker che abbiamo dichiarato nelle variabili del PLC. Cosa dire? Ripetiamo che non ha variabili interne, cioè non ha blocchi di istanza, non ha memoria. Bene, adesso andiamo a vedere realizzare il nostro programma. Eccoci qui nel nostro TIA-Portal. Vogliamo vedere adesso come creare un blocco FC e vedremo un programma dove nel blocco FC useremo dei parametri e come richiamare lo stesso blocco più volte in modo da ottenere due risultati diversi. Allora, per inserire il blocco, inserisci un nuovo blocco dove si apre una finestra, inserisci un nuovo blocco e qui troviamo tutto ciò che ci serve per realizzare una programmazione strutturata. Possiamo scegliere tra un OB, blocco organizzativo. L'OB1 fa parte di questa famiglia, ma per adesso lasciamo stare questo, non aggiungiamo B. FB, blocchi funzionali. Qui c'è la descrizione del blocco funzionale, lasciamo stare anche questa. Il DB, a cosa serve? Nel mio canale c'è un video dove parla solo di questo aspetto, solo dei DB, e oggi vedremo le funzioni FC che, ci ricorda ancora una volta, sono blocchi di codice senza memoria. Non capisco perché continuo a ripeterlo, forse pensa che anch'io non abbia memoria e che non mi ricordi a cosa serve il blocco. Comunque lo ringrazio. Lasciamo il linguaggio di programmazione COP, qua vado a cambiare il nome in modo da dargli un nome che per noi abbia un senso. Ad esempio, con questo blocco voglio creare un comando per un motore. Ok? Ecco, vedete, c'ho il mio main e c'ho il mio blocco che di colore diverso è verde. Per poter programmare il FC devo cliccare sull'FC e andare, eccolo qua, comando motore FC, questo qua è il suo segmento. Possiamo iniziare a programmare. Parlavamo prima di parametri. Che cosa sono i parametri? Vedete, qui c'è l'interfaccia del blocco, qui ci sono delle freccette, clicco sulla freccetta verso il basso e si apre questo campo dove posso inserire i parametri, che altro non sono le variabili che dovranno essere visualizzate nel blocco. Praticamente se inserisco dei parametri, quando trasporterò l'FC sull'OB, viene creato un blocchetto con degli ingressi e delle uscite, così come tutti i blocchetti, temporizzatori, contatori, funzioni matematiche, sono dei quadratini, dei blocchetti, dove a sinistra ci sono gli ingressi, a destra
ci sono le uscite. Quindi andiamo a crearci noi un blocco EFC, per questo si chiama blocco, non perché sei rimasto fermo sul PC, un blocchetto. Nel nostro caso, sugli input abbiamo il campo dove scriviamo le variabili dei parametri che compariranno sul lato sinistro del nostro blocchetto, cioè sono gli input, e sono tutte le variabili che ovviamente arriveranno dalle variabili del PLC o da un DB se lo abbiamo creato, tutte le variabili che dovrà leggere. Cosa ci serve? Ecco, guardate, tanto per non sbagliare metto uno start. Sto motore bisogna farlo partire. Lui mi dice, è un booleano? Ah sì, dai, non ti preoccupare, va bene così. Sto motore vogliamo fermarlo? Stop. Basta, altrimenti l'esempio viene troppo lungo. Abbiamo un pulsante di start e un pulsante di stop. Quali parametri vanno dichiarati all'interno di questa parte sull'output? Ovviamente sul blocco di output vanno dichiarate tutte le variabili che saranno poi il risultato del blocco, quindi le uscite del nostro blocco. Cosa vado a scrivere qua? Siccome adesso in questo momento non mi serviranno, magari lo vedremo in un altro esempio, poi c'è in-out. In-out sono variabili o parametri che compariranno sia sul lato sinistro come ingresso che sul lato destro del blocchetto come valore di uscita. Quando l'FC ha eseguito il suo programma, l'uscita out viene automaticamente riportata all'ingresso e quindi darà un nuovo valore. In pratica è il passaggio dal parametro dall'uscita all'ingresso. Restituisce questo dato al blocco chiamante. In-out metto quello che sarà il nostro motore, sempre booleano. Poi per completare la carrellata su temp saranno delle variabili temporanee, quindi sono delle variabili locali, vengono riazzerati dopo ogni ciclo, ogni chiamata. Non possono essere utilizzati dall'esterno, non possiamo richiamarli dall'esterno, dal blocco chiamante, ma funzionano solo all'interno del blocco. Possono essere usati come valori appunto di transizione per calcoli o altre cose all'interno del blocco stesso. Qui invece si possono dichiarare le costanti, cioè che sono l'opposto delle variabili temporanee. Sono parametri che vengono utilizzate, leggibili ma non modificabili. Il return, vedete mi dà comando motore, il return praticamente è il titolo del comando dell'FC. Bene, detto questo, ci siamo creati i nostri parametri, li abbiamo dichiarati, adesso dobbiamo costruire il nostro programma, che è di una semplicità assoluta. Ci creiamo un'auto ritenuta, aperto, chiuso, aperto. Qui non devo andare a mettere gli ingressi fisici del mio PLC, ma semplicemente quelli che provengono dall'interfaccia del blocco dei miei parametri. Quindi questo cos'è? Clicco qui, Start. La velocità è una caratteristica principale del mio PC. Questo è il mio stop. In uscita il motore. L'autoritenuta la fa il mio motore. Come possiamo notare, ogni variabile è preceduta da un segno di cancelletto. Per quale motivo? Da un segno di cancelletto per far capire al programma che queste sono variabili locali, che sono variabili appunto all'interno dell'FC e non sono variabili globali, come invece può essere delle variabili che abbiamo dichiarato nella tabella delle variabili. Bene, dopo aver completato la nostra linea di segmento di comando, possiamo scrivere anche la descrizione, comando del motore.
Andiamo a compilarlo. Questa fase è importante, bisogna compilare qualsiasi blocco prima di portarlo sul main. A compilazione completata possiamo passare sul main e andiamo a fare l'operazione che descrivevo prima, quella di il blocco chiamante il main, prendiamo l'FC e tenendo premuto il mouse lo trasportiamo, vedete che lo poggiamo sul segmento 1 ed apparirà il nostro blocco. Cosa dobbiamo mettere qua? Qui dobbiamo scrivere le variabili reali, cioè gli ingressi e le uscite che andranno ad interfacciarsi con quei valori che abbiamo messo nei parametri dell'FC. Quindi qua vado a scrivere start, vado a scrivere ad esempio i0.0 che non ho dichiarato nelle variabili, sullo stop 0.1 che questa non dichiarata, sul motore mettiamo un'uscita Q0.0. Adesso andiamo a dichiararle queste tre variabili, facciamo in modo che vadano ad essere individuate con un nome diverso da tag 1, 2, 3 nella tabella delle variabili. Quindi tasto destro, rinomina variabile, il nome, abbiamo detto che questo è il mio start, e me lo dice lui, non posso sbagliare, lì vuole lo start, rinomina variabile, di 0,1 lo chiamiamo stop e il Q0.0 gli diamo lo stesso nome che abbiamo dato nel parametro motore. Bene, a questo punto abbiamo detto comando motore 1, posso riutilizzare lo stesso FC per comandare ad esempio un secondo motore, non utilizzando lo start 0.0 perché altrimenti comanderei sia l'FC1 che un altro, sempre questo FC, ma anche l'FC1 che porterei nel segmento 2. Infatti lo andiamo a vedere che è meglio. Rimetto FC, che ovviamente non vuole partecipare, eccolo qua, vedete sempre lo stesso identico FC. Con questo voglio comandare un altro motore. Ovviamente per comandare un altro motore non devo usare il 0.0, posso usare l'ingresso 0.2, un'altra variabile. Per lo stop uso la stessa identica variabile che ho usato prima. Il motore deve essere un altro, perché altrimenti non abbiamo altro che aver programmato una funzione OR o da qui o da lì e funziona sempre lo stesso motore. Allora vado a rinominare l'ingresso di 0.2, rinomino la variabile e questo qua metto che è start motore 2. Rinomina variabile motore 2. Ecco, adesso per par condicio non vorrei che si offendesse questo che l'ho chiamato solo start, rinomina variabile start motore 1 per carità, e questo qui lo andiamo a motore 1. Ok, dopo aver realizzato i due segmenti dove col segmento 1 e con l'ingresso di 0.0 comandiamo motore utilizzando lo stesso FC, ma utilizzando anche la variabile i0.2 vado a comandare un altro motore, potrei avere motore 3, motore 4. Andiamo a compilare adesso anche l'OB e lo trasferiamo, carica nel dispositivo
carichiamo nel dispositivo direttamente al posto del connettore, visualizza tutti i nodi compatibili, e facciamo fare la ricerca. È in corso il tentativo. Non ho capito mai perché continua a dirmi che è in corso il tentativo. Non è mai sul viale, è sempre sul corso sto tentativo. Stranezza del PC. Sarà lungo sto corso, chilometri. Ecco, lasciate stare gli errori, non fa niente, l'ha trovato, eccolo qua, carica. Assegna indirizzo, giustamente perché hanno lo stesso identico indirizzo, quindi in questo modo se glielo modifica automaticamente. Ok, sempre avanti. Proseguiamo senza sincronizzare, no? Non faccio il noto sincronizzato. Arresta tutto, carica. Bene, dopo tutto questo prassi andiamo a mettere il comando controlli on off, i nostri occhialini, per vedere gli stati, sempre se si decide a farlo. Ecco, adesso mi dice che l'FC1 è tutto, i comandi sono tutti off, sono tutti false, e anche ovviamente per quanto riguarda l'FC2. Vado a modificare lo stato dell'I01, vedete mi dà true sia sopra che sotto. Vado adesso a modificare lo stato di I0.0 e vedete dice che il motore sta funzionando, è true. Da notare che il motore 2 non funziona. Ho riportato i 0.0 su false, ma l'autoritenuta mi tiene il motore in funzione. Devo utilizzare lo stop. Okay. Se voglio far partire l'FC sempre dallo stesso identico blocco, se vado a switchare sui 0.2, ho questo motore, con l'i 0.0 c'ho anche l'altro. Quindi così abbiamo evidenziato il fatto che con un blocco FC posso utilizzarlo più volte per ottenere diversi comandi. Invece di far partire un motore avrei potuto utilizzarlo per altre cose. Poi la programmazione, le idee che vogliamo raggiungere o realizzare possono essere tantissime. Volevo farvi vedere cosa succede all'interno dell'FC, quindi vado a cliccare sull'FC1, metto gli occhialini per la visualizzazione degli stati e vediamo che se vado a modificare lo stato dello start ho il mio motore acceso, ritorno sul main ed ecco qua che è il mio main. Se vado a disattivare il motore, e riclicco dentro, vedete che il motore si è spento. Quindi, adesso che abbiamo visto questo esempio, passiamo adesso a vedere un esempio dove utilizziamo un FC insieme a un blocco dati DB dove l'FC può andare ad attingere delle informazioni oppure memorizzare i suoi dati in modo che possa poi recuperarli. Bene, blocchiamo un attimo il controllo on-off. Potrei creare un altro FC, ma preferisco utilizzare lo stesso e modificarlo perché
ne approfittiamo per vedere altre cosette. Quindi comando del motore. Su comando del motore vado innanzitutto a togliere il programma, elimina il segmento, vado a modificare i parametri, non ho più uno start e uno stop, ma metto ingresso 1 e un altro chiamo ingresso 2. Voglio che questi siano valori non booleani ma numerici interi. Se me lo lascia fare, vado a scrivere int in modo che vado a... Anche questo deve essere un intero, int a posto. Per quanto riguarda le uscite, output, vado a mettere una variabile che chiamo confronto. Per quale motivo? Perché adesso l'esercizio che propongo è visualizzare i valori dell'ingresso 1 e dell'ingresso 2 per vedere se ingresso 1 è uguale a 2, se è minore o maggiore. Quindi questo in uscita mi troverò il risultato, il confronto. Come confronto metto anche qui un valore intero. Questo non ce l'ho, quindi lo CTRL X, siamo a posto. Adesso che ho cambiato questo, devo andare a costruire il mio programma, visto che ho i miei parametri. I miei parametri, quindi vado su operazione di confronto, cmp uguale, prendo le variabili che ho scritto sui parametri, ingresso 1, ingresso 2. Se l'ingresso 1 è uguale all'ingresso 2, voglio che nel mio blocchettino che adesso stiamo andando a creare nella parte out, visualizzi un valore, ad esempio 0, così. Per fare in modo che mi trasferisca il valore 0 sull'uscita, devo usare un blocco che si chiama move. Operazione di trasferimento, eccolo qua, move. Cosa fa il move? Non fa altro che soddisfare, che spostare il dato in ingresso all'uscita. Dall'uscita dove? All'uscita ovviamente dove abbiamo chiamato il nostro confronto. Così nel mio blocchettino vedrò ingresso 1 e ingresso 2, se sono uguali nel blocchetto di uscita nel blocchetto del FC che stiamo per costruirci, mi troverò il valore 0. Bene. Se non è così, è un altro modo, e allora vado a fare le altre due opzioni, possibilità minore, eccolo qua, cmp minore, sempre ingresso 1, lo confrontiamo all'ingresso 2, sempre move, questa volta faccio copia e incolla, non vado a ricercarlo, voglio che mi metta nel risultato del confronto il valore 1. Quindi questo qua, se valori uguali, con 2 U, perché sono ancora più uguali, valori uguali, chiamiamolo anche se l'ho chiamato A maggiore di B, e qua vado a scrivere, no, veramente il minore, e qua invece l'opzione dove l'ingresso 1 che cioè, A maggiore di B. Quindi qui ho messo ingresso 1 e ingresso 1 e diventa complicato, ingresso 2. Qui vado a cercare il maggiore, eccolo qua, maggiore, fatto carriera, era capitano e è diventato maggiore. Quindi ingresso 1, 2, prendo questo qua, il move, CTRL-C, CTRL-V, e sposto questo, lo modifico con il 2. Bene, dopo aver finito il nostro programma, ricordiamoci di compilarlo.
perché ogni blocco individuale, ogni blocco deve essere compilato individualmente. Compila. Ci dice che la compilazione va bene. Adesso passiamo sul main per vedere cosa è successo sul nostro main. Vedete che mi dà rosso, vuol dire che ci sono degli errori. Intanto tolgo il segmento, tolgo questo perché non ci serve più. Mi dà degli errori per quale motivo? Perché sono cambiati i parametri, non sono più questi, quindi lui mi dice non saprei cosa fare. Verrebbe la tentazione del primo acchito, dice tolgo il blocco e glielo ricarico dentro. Si può fare, ma per carità, se invece noi gli clicchiamo sopra, andiamo sul menu contestuale aggiorna, lui mi fa vedere due finestre. Questa era l'interfaccia vecchia di prima, vintage diciamo, dai che con vecchia si offende. Nuova interfaccia, ok. Adesso sono rossi perché non c'è più questi ingressi. Adesso qua bisogna andare a mettere le nostre variabili. Per questo motivo andiamo, invece di avere delle variabili dichiarate come variabili del PLC, andiamo ad usare un blocco dati. Inseriamo un nuovo blocco, perché l'obiettivo era quello di mettere insieme un FC con un DB. Quindi inserisci un nuovo blocco, questa volta blocco dati. Vedete, ce lo dice anche, blocchi dati servono per memorizzare i dati del programma. Quindi blocco dati per FC1. Adesso si apre la nostra finestra, static, perché quello che andiamo a mettere sui blocchi dati sono delle variabili che rimangono fisse fino a quando non vengono poi aggiornate, rimangono appunto memorizzate. Cosa mettiamo? Mettiamo le stesse identiche variabili con gli stessi identici nomi che abbiamo usato come parametri nell'FC. Quindi scrivo ingresso 1, tipo di dati ovviamente deve essere lo stesso, int, ingresso no, ingresso sì, è anche meglio che abbiano lo stesso nome in modo che non facciamo confusione. Se volevo chiamarlo Peppino, Totò e Peppino, poi era difficile ricordarci quale dei due è l'ingresso 1 o l'ingresso 2 da collegare con l'FC. E qui abbiamo detto che è il nostro confronto, sì, l'abbiamo chiamato confronto, mi sembra, ok. Anche questo un int. Compiliamo, torniamo sul nostro main e adesso dobbiamo assegnare le variabili. Dove le vado a trovare? Ecco, vedete, me le trovo sul blocco dati FC1. Faccio così. Cos'è qua da mettere qua? Ecco, lo chiamate ingresso 1, se lo chiamavo Pasquale facevo fatica a ricordarmi che Pasquale è l'ingresso 1. Blocco dati Peppino. Confronto. Bene, adesso non ci resta che compilare il tutto. Compilazione, trasferiamo sul PLC. Vedete, tutto a posto, tutto verde, 0, 0, 0, ovviamente perché sono uguali. Vado sullo 0, gli clicco due volte, viene il valore di comando, mettiamo un 52, ok? Blocco dati FC2, mettiamo un 45, tanto non ci cambia la vita. Ecco, mi dice che il valore è 2, vuol dire che è 1, che adesso, questo non è che ci volesse una scienza per vedere che questo è maggiore di questo, ma per amore del programma, per vedere come è coordinato e collabora col DB. Se infatti andiamo a vedere il DB, blocco dati DB, mettiamo gli occhiali, ecco, vedete,
i valori che abbiamo introdotto sono rimasti memorizzati come memoria statica, ingresso 2, 45. Posso farlo anche di qui, e gli dico che questo qui mi diventa un 30, ok. Adesso se andiamo a vedere sul main, però devi farlo. Ecco, vedete la giornata, aspetta, è diventato 1. Facciamo venire anche lo 0, non vorremmo che venissero dei dubbi, ma è sicuro che funziona sta cosa? Certamente 0. Quindi abbiamo visto anche in che modo l'FC va ad interagire, ad interfacciarsi con il DB, dove i dati invece sono rimasti in memoria 30 e 30. Bene, abbiamo finito con questo video relativo ai nostri blocchi FC delle funzioni, che abbiamo detto sono delle funzioni senza memoria, per cui hanno bisogno di appoggiarsi a delle variabili che sono dichiarate nella tabella delle variabili, o meglio ancora con un blocco dati che andiamo a dedicare all'FC1, mentre se dovessimo usare un FB non ci sarebbe bisogno di creare un blocco dati, perché l'FB si crea in automatica un proprio blocco dati al quale può attingere solo quell'FB e non, come in questo caso, il nostro DB. Se dovessi creare un altro FC potrei usare anche lo stesso DB mettendoci anche potrei aggiungere più o meno altre variabili. Vi ringrazio per la visione di questo video, spero che sia stato di vostro gradimento. Se lo è stato, ricordatevi di iscrivervi al mio canale, dove trovate moltissime altre cose. Arrivederci al prossimo video.